Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche predestinate per febbraio 2026. Abbiamo la carta della forza e la sacerdotessa, ragazzi. Può essere come un'apertura. Allora, qua può voler dire verso un futuro, diciamo, ideale. La sacerdotessa è colei che guarda oltre e con la carta della forza c'è come questo coraggio, questa voglia di andare in avanti. Quindi può essere che, siccome siamo anche all'inizio dell'anno, che sia un periodo per, mi viene da dire, creare una nuova visione del futuro. Andiamo a vedere con i tarocchi, ragazzi, vediamo di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alla promozione di gennaio e febbraio e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Allora, partiamo con un'imperatrice, cavaliere di denari, regina di denari, sole, re di denari, ragazzi, ma che carte! Abbiamo il mondo, re di coppe e 4 di pentacoli. Allora, adesso andiamo a vedere un po' l'energia principale del mese, poi in un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi lavoro, amore, famiglia, soldi e via dicendo. Diciamo che vedendo le carte così d'entrata mi sembra un buon periodo anche a livello economico. Andiamo a vedere l'imperatrice. Sento che comunque è un buon momento, Siete come in una fase creativa probabilmente con l'imperatrice. Qui abbiamo la temperanza e un 4 di pentacoli. Il 4 di pentacoli ce l'avete già qui a fine lettura. Andiamo a vedere il cavaliere di denari. 6 di spade. E papà. Ho come l'idea che qualcuno abbia bisogno di ricalibrare qualche cosa con la carta della temperanza. Dunque, può essere che qualcuno debba rivedere qualche cosa che riguardi le sue radici o quello che ha imparato, secondo me, nella famiglia di appartenenza, nel luogo dove si è cresciuti. Ok? Non necessariamente la famiglia in senso stretto, può anche essere tipo i compagni di classe che si sono avuti, i maestri, giustamente c'è anche l'archetipo del Papa. Però con questo cavaliere di denari sento che questo processo potrebbe essere un po' lento. Andiamo a vedere la regina di denari. Abbiamo un 5 di pentacoli e la carta del sole. C'è qualche tema con la materialità o con qualche tipo di
Può essere un progetto, un qualche cosa che volete creare, un obiettivo dove volete arrivare. Andiamo a vedere il sole. 4 di bastoni e regina di spade. Qui ragazzi per qualcuno è un tema legato ai figli. Io sento che qualcuno di voi sente come la mancanza dei figli, magari perché sono lontani, magari perché non si riesce a creare una reale connessione con i figli, magari perché non si riescono a concepire figli o potrebbe anche essere che nel mese di febbraio, se avete figli, se avete progetti, quello diciamo che è quello che avete creato o che volete creare, potrebbe aver bisogno di particolari attenzioni. Sento che è come se ci fosse una parte che vibra basso. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. Abbiamo il Diavolo. Fante di coppe, 9 di pentacoli e giustizia. Voglio andare a vedere anche il mondo. Carro e re di denari. Allora, sento che c'è comunque un passaggio. Qui c'è bisogno di guarire qualche questione materiale. Potrebbe essere il lato economico, potrebbe essere il lato lavorativo, potrebbe essere la gestione materiale magari di una casa piuttosto che della famiglia, di qualche figlio, come vi ho detto prima. C'è come un tema che non si riesce a sistemare. Andiamo a vedere il re di coppe, cavaliere di bastoni. Io sento che è molto una questione legata ai figli, per qualcuno. O al volere figli o figli che esistono già. 6 di bastoni. Se siete voi figli, perché potrebbe anche essere un tema con qualche genitore effettivamente, qui abbiamo una madre, qui c'è l'archetipo del padre, qui abbiamo re e regina di pentacoli. E credo che ci sia un tema legato al denaro che, come vi posso dire, se avete chiesto aiuto a qualche genitore, a qualche parente, a qualche zia economico o come un asilo politico per qualcuno, magari avete bisogno di staccarvi dalla vostra attuale situazione e state chiedendo come una settimana di usufrutto del divano in casa di qualcun altro, ehm, non credo che riuscirete a trovare il sostegno che voi cercate in questa persona. Mm. Diciamo che vi state spostando da una situazione dove probabilmente non siete completamente indipendenti, dove vi state appoggiando qualcuno o dove dovete aiutare qualcuno e io ho come l'idea che il mese di febbraio possa, diciamo così, darvi la possibilità di costruire la vostra zona sicura. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, allontanandovi piano piano da una situazione. 7 di pentacoli.
Difatti anche qui all'inizio vi ho detto che si tratta di vedere nel lungo periodo. Il 4 di spade. Mm. È come se aveste bisogno di curare qualche cosa. Guardate, il 4 di spade è uno degli arcani minori della temperanza. Diciamo che la temperanza qui è a testa in giù, come si parte il mese, come si parte, che cosa ho detto? Come si inizia il mese. Ehm, C'è poi un arcano minore alla fine, però perlomeno è girato dritto. Quindi è come se ci fosse un processo, un lento distacco. Può essere, ragazzi, da un genitore, da una figura ehm, per voi importante, devo dire. Se fosse una relazione potrebbe essere una persona più grande di voi, eh? Però è come se vi spostaste verso qualche cosa. Qui c'è un tema con questo papa. Andiamo a vedere. Probabilmente non avete una visione di insieme. Questo papa potrebbe anche rappresentare una persona che vi può aiutare a vedere le cose da un'altra prospettiva. Il papa di solito è l'archetipo del maestro. C'è come una delusione, secondo me, o un disequilibrio, o un senso di insicurezza, o qualche tipo di attaccamento materiale potrebbe anche essere, perché vi ho detto che ci sono tante carte di terra, ehm, che dovete superare, che dovete pian pianino lasciare andare. Io sento che affronterete il mese trovando alla fine la vostra zona sicura, eh. Ci vuole pazienza, perché comunque il 7 di Pentacoli è un altro degli arcani minori della temperanza. Diciamo che si finisce un po' come si inizia, però qui la vedo un po' più in disequilibrio. Ecco, qua si comincia a rimettere un pochettino a posto la situazione o la relazione. Ok, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro e da chi è senza lavoro. Qualcuno qui potrebbe aver lasciato indietro qualche incarico importante, magari siete stati licenziati da un'azienda dove avete lavorato per tanti anni. Insomma, c'è come un bisogno di distacco. Io credo che qualcuno qui sia anche stato un po' deluso da come sono andate le cose in azienda. E, guardate, non so se vi siete licenziati voi o se siete stati licenziati o se semplicemente vi è scaduto il contratto, però io ho come la sensazione che sia, come dire, importante per voi cercare lavoro in aziende dove o il lavoro è familiare, quindi è qualcosa che sapete già fare, oppure l'ambiente è familiare, quindi potrebbero essere aziende molto piccole, proprio a conduzione familiare, oppure aziende magari medie, dove però c'è ancora come un contatto umano. Devo dire che secondo me un contratto arriverà, non sarà quello che volevate voi, non sarà quello che vi farà saltare di gioia, ma vi darà una certa sicurezza. Per le persone invece che sono occupate, allora, un mese un po' particolare, devo dire. Sicuramente ci sono delle cose che potrebbero andare meglio nel posto di lavoro. Probabilmente avete ricevuto anche qualche batosta o qualche magari promessa che era stata fatta, non è stata mantenuta, potrebbe esserci stata qualche delusione da parte di qualche superiore piuttosto che di qualche collega.
Però io ho come la sensazione che questo momento sia un po' per voi una sfida, nel senso che se riuscite a prendere le cose con calma, a mantenervi calmi, a gestire in modo maturo le vostre emozioni, secondo me le cose potrebbero prendere un'altra piega. Guardate, qui terminiamo con il crearsi come una zona tranquilla, una zona sicura, una zona di supporto. Mi viene un po' da dirvi questo. I vostri pensieri, la vostra mente restano vostri, ok? Nessuno può in qualche modo, diciamo così, sapere che cosa pensate, ok? Fatemi sapere se vi risuona questa cosa. Ok, per le persone che sono autonome, qui ragazzi ci sono delle ottime opportunità di creare come nuovi accordi, ma cercate sempre di avere la visione al futuro. Piuttosto fatevi consigliare da qualche consulente esterno e mettete sempre tutto per iscritto, notaio, avvocato, tutto, più che altro per pararvi le spalle, per creare la vostra zona sicura, come vi dicevo prima. È importante che ci sia come una definizione degli spazi, dei ruoli, dei tempi, dei soldi, eccetera. Sento che comunque c'è come qualche contratto che potrebbe nel futuro vincolarvi troppo. Quindi fatevi dare due dritte da qualche consulente esterno o da qualcuno che ne sa di più, ok? Parliamo di soldi. Allora ragazzi, febbraio è un mese un po' ballerino, diciamo così, avete bisogno di costruire la vostra zona sicura, il vostro ingresso sicuro, qualsiasi sia la vostra posizione lavorativa, potreste anche non lavorare, ma fare degli investimenti fruttiferi, però è come se aveste bisogno di creare un vostro cuscino, perché nel mese di febbraio potrebbero esserci dei movimenti, degli spostamenti, delle spese non preventivate che dovrete sostenere. Io sento che c'è come un capitolo della vostra vita che sta quasi per giungere alla fine, però ci sono come degli investimenti ancora da fare, delle piccole cose da mettere a posto, e che quindi potrebbero insomma richiedere un dispendio monetario non preventivato. Ecco, quindi non mi sento di dire di sperperare e di togliervi tutti i capricci del mondo, ok? Se per caso vi stanno offrendo qualche fonte o forma di guadagno troppo facile, diffidate. Piuttosto prendete tempo, non firmate niente fino a quando non avete le cose chiare. Parliamo di sentimenti. Iniziamo dai single. Allora, qui sento che c'è qualche cosa già a inizio mese un po' da rimettere a posto. È come il trovare le proprie radici, trovare... mi viene anche da dire imparare a essere madri di se stessi con l'imperatrice. È come il creare la propria stabilità, no? È un po' come se doveste rimettervi o rimettere qualche cosa in equilibrio con la carta della temperanza. C'è anche per voi questo sottile movimento in avanti. Allora, qui ci potrebbe essere, ragazzi, qualche amico o qualche amica che avanza a passo felpato. Potrebbe essere qualcuno intorno alla famiglia, amico di amici, un amico di una cugina, di un parente, di un fratello, di una sorella. Però io credo che ci sia come una chance con questa persona.
non è che veda i fuochi d'artificio, sinceramente, però diciamo che può effettivamente entrare una comunicazione interessante, uno scambio di opinioni interessanti. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora, se siete in una relazione da poco tempo, io sento che avete come bisogno di concretezza e quindi è come se iniziaste ad andare avanti con la visione del futuro, inizierete a parlare di certi temi che magari non si sono affrontati prima, soprattutto se per esempio siete a distanza, cioè uno in una città, l'altro in un'altra, il capire se dovesse diventare una cosa seria, dove si andrebbe a vivere insieme. Affrontare certi argomenti potrebbe essere interessante per capire dove sono le carenze o dove sono i punti di forza della relazione. Ehm, Mi viene da consigliarvi però comunque di andare con calma, con moltissima calma, sia nel farvi coinvolgere da questa nuova conoscenza o nuova frequentazione, insomma, sia dal crearvi castelli in aria, cioè toccare alcuni punti non vuol dire proiettare che finirà così sicuramente. Si tratta di capire l'altro come la pensa e se è uguale a come la pensate voi. Si tratta di mettere i check nella lista. Questo combina, questo anche, questo no. Mm? Ok, parliamo invece di chi è in una relazione da un po' di tempo. Come vi ho accennato prima, secondo me c'è un qualche tipo di questione legata ai figli o a un progetto in comune. Se per esempio questo progetto potesse essere la casa, ehm, allora credo che siano state prese un po' sotto gamba certi temi. Mi viene da consigliarvi, fatevi certe domande. Primo, guardate il vostro bisogno, di che casa avete bisogno, dove vi piacerebbe vivere, in città o fuori, vicino a una zona verde o no, vicino alla palestra, vicino ai servizi, piuttosto che vicino ai vostri parenti o ai vostri amici. Fatevi queste domande per voi e poi vedete se quello che volete voi combacia con quello che vuole l'altra persona. Perché qui io ho la sensazione che ci si muova molto lentamente nella direzione di questo progetto comune, che per qualcuno potrebbero anche essere i figli, come se sento che vi mancasse qualche cosa per sentirvi completi. E ecco, è un tema che prima dovete valutare come da soli e poi portare nella relazione, con molta calma, perché è come se doveste capire quali sono le basi su cui si costruisce la relazione. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione non ben definita, piuttosto che clandestina o senza etichetta o insomma variegata, mm, non sento che stiate proprio benissimo, sinceramente. Diciamo che fate buon viso a cattivo gioco o che comunque avete imparato un po' a maneggiare la situazione. E... Però anche a voi posso dire cercate di avere una visione al futuro. Cosa potete costruire con questa persona? Cioè, siete sicuri o sicure che questa sia una persona con la quale, al di là del si possa, siete sicuri che vogliate costruire una relazione con questa persona? Non lo so, ho come la sensazione, soprattutto se è una persona che avete conosciuto sul posto di lavoro o che comunque è, diciamo, inerente la vostra zona quotidiana extrafamiliare.
può anche essere la palestra per dire, e non necessariamente il lavoro, un posto dove andate spesso, cioè scusate, una persona che vedete spesso. Lo so, come l'idea che le energie in realtà a fine mese saranno ben lente per voi, ma già dall'inizio del mese è un po' come se fosse tutto a rallenti. Ok, se parliamo di famiglia, come vi ho detto prima, sento che potrebbero esserci dei temi con i figli o con i genitori se siete voi i figli. Potrebbe essere, allora nel primo caso, nel caso in cui siete voi i genitori, diciamo che potrebbe combinarvi qualche marachella, il vostro figlio o vostra figlia, potrebbe essere un adolescente in fase di ribellione questo mese, non darvi come delle sicurezze, mi viene da dire, cioè come un qualche cosa da riequilibrare. Se invece siete voi figli, qui si tratta di un momento di bisogno magari del genitore, potrebbe essere un momento di convalescenza, per esempio, un momento semplicemente dove il genitore è stanco e ha bisogno di essere accudito o ha bisogno di alcune cose da parte nostra, magari con internet o cose così. C'è come bisogno di assistenza a un'energia maggiore. Ok, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Consapevolezza, intensità e fiducia. Allora, qui sento che la consapevolezza è nell'intensità di come sentite i movimenti energetici, non di come si svolgono, di come li sentite. Qualcosa vi fa sentire al sicuro o no? Avete la visione d'insieme o no? Se sentite di aver bisogno ancora di un consulente esterno, ipotesi, per aiutarvi in questo vostro riequilibrio, è perché probabilmente non avete ancora piena consapevolezza della vostra intensità emotiva o di azione o la grinta che potete mettere. Guardate come i colori sono simili a quello della forza ed è come se vi dicessero di avere un po' più fiducia in voi stessi, ragazzi. Tenete presente che se non crediamo prima noi in noi stessi, è difficile trovare qualcun altro che lo farà. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Oh, che bel messaggio, ragazzi. Osa essere creativo. La lezione di oggi. Pensa a tutte quelle idee creative che ti vengono alla mente ogni giorno. Quante scarti come improduttive o superficiali? La guarigione ha bisogno di creatività poco pratica e osata, e qui si parla di guarigione, ragazzi. L'obiettivo: osserva come rispondi alla tua voce creativa. Sei ricettivo o autocritico? Infatti, è proprio il fatto di avere un po' più di fiducia, mi viene da dire. Va bene, amici dello Scorpione, questo è quello che io avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. E per iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro sulle credenze limitanti che propongo singolarmente lo potete anche fare come autodidatti attraverso la sezione degli abbonati. In quella parte ci sono 4 playlist per adesso, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero perché è stato studiato come un corso di formazione, quella parte lì,
ed è praticamente tutto quello che io ho studiato in tanti anni di metafisica, di medicina alternativa, di tante cose che io ho condensato e messo lì a disposizione in quella sezione. I titoli comunque si vedono dei video, quindi se volete sapere quali sono i temi che vado via via trattando, potete comunque entrare nelle playlist e dare un'occhiata. Hanno la copertina lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!